La diesis Si e Do, altissimo, puntata numero 2. Ciao, sono Emanuela ed eccoci alla seconda puntata del registro altissimo. Oggi vediamo le posizioni delle note La diesis Si e Do, super alte, alte, alte. Nella descrizione di questo video trovi il link della pillola precedente dove ti parlo delle prime note del registro altissimo e di alcuni consigli per far suonare bene queste note. Armati di tanta pazienza e di un buon intonatore in modo che puoi controllare anche l'intonazione di queste note. Ricordo che l'intonazione non è un fatto secondario quando si suona il sax, è una cosa molto importante. Nota La diesis. La diesis si produce con 2, 3, 4 e 5, portavoce dietro e chiave TC. La chiave TC è quella che sta in mezzo sopra quella del Si bemolle, ok? Quindi vado sempre con le solite regole dell'altra volta, una nota alla volta, senza fretta. Se non viene subito, un po' di pazienza, la pratico, non troppi minuti, non ossessionatevi con le note acute, ma fatele venire con calma e che siano ben intonate, quella è la cosa più importante. Penso che l'aria esce dalla radice del naso, di soffiare dentro allo spillo e penso alla nota, la canto nella testa. Vedi, non sto sforzando nulla, con calma. Una volta che il La diesis viene molto bene, molto intonato, senza pensare di uccidere qualcuno, vado a fare la nota Si. La posizione del Si è molto semplice. 2, 3 e con il palmo schiaccio la chiave del Re. Così, a titolo di cronaca, ma anche se non lo sai non è che muore nessuno, C1 si chiama questa chiavetta qua. Anche qui morbidezza, non spingere troppo. Posizione del Do, quello altissimissimo, quello che quando lo fai ti senti meglio e dici ho risolto tutti i problemi della mia vita. Scherzo. 1, 3, 4, 6, chiave del Re diesis, quella che fai il Mi bemolle, e portavoce. In realtà le posizioni del registro altissimo, ogni sassofonista ha le sue e raccomanda le sue di posizioni. Secondo il mio punto di vista, queste sono le posizioni che funzionano meglio, l'ho visto in questi anni di insegnamento anche con i miei allievi. Poi ovviamente ogni persona può andare a personalizzare le posizioni secondo l'intonazione che preferisce, secondo lo strumento che ha, secondo il setup che ha. Va bene in qualsiasi modo, l'importante è suonare bene, intonati e con un buon suono. Raccomandazione: non ti fissare troppo col registro altissimo, perché a volte capita che le persone si fissano un po' e dicono ma io devo prenderlo per forza sto registro perché altrimenti chissà che cosa succede. Non succede assolutamente nulla. Io ai primi anni di studio non suonavo le note del registro altissimo e andava benissimo così, facevo comunque le mie serate, le mie cose, quindi anche se non ti vengono subito le note, stai tranquillo, rilassati, suona, pensa comunque al fraseggio. È tutto molto relazionato al fraseggio. Se la nota bisacuta mi serve per fare un buon fraseggio e mandare un messaggio, scatenare un'emozione, ben vengano le note del registro altissimo. Se così non è, chi se ne importa alla fine? Non è poi così fondamentale fare le note ultra acute. Esercitati sempre con calma, dedica un piccolo slot all'interno della tua sessione di studio allo studio delle note acute. Raccomando non più di 5-10 minuti al giorno perché altrimenti diventa veramente pesante sia per te e anche per chi ti ascolta, quindi non esagerare, fai un passettino alla volta deciso e vedrai che in cima alla montagna ci arrivi anche tu senza alcun problema. Io ti ringrazio per essere passato dal mio canale e aspetta, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciami un like, lasciami un commento che mi fa sempre piacere e niente, io non ti dico più niente e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!